Ciao a tutti e bentornati su Kitaskin. Oggi andiamo a realizzare il secondo video di Quad Cortex in pillole. Nello specifico andiamo a realizzare il nostro primo preset. Quindi inizieremo a inserire i vari blocchi di effetti, quindi compressori, distorsori, amplificatori, casse, sceglieremo le casse e andremo a iniziare a fare magari anche dei primi settaggi e salvare dei parametri standard o creare dei nostri preferiti in modo tale da essere più veloci nella realizzazione dei preset successivi in base alle nostre esigenze e alle nostre preferenze. Quindi, bando alle ciance, andiamo subito sul Cortex Control e andiamo a verificare cosa si riesce a fare. Se quello che stai guardando ti interessa, iscriviti al canale, lascia un like così sarai sempre informato sulle nuove uscite. A dopo! Eccoci qui sul Cortex Control. Nell'ultimo video avevamo visto come impostare gli input e gli output della macchina, dell'hardware, diciamo, in modo tale da poter avere i corretti volumi di entrata, i corretti volumi di uscita, i vari bilanciamenti, come far uscire il nostro segnale, dove, insomma, se te lo sei perso troverai il link qui sopra e è il primo passaggio da controllare e da settare prima di iniziare a lavorare poi sul Cortex Control. Fatto quel passaggio possiamo iniziare a creare i nostri suoni come vogliamo. Quindi prime cose da analizzare sono le seguenti. Vedete qui abbiamo già una scritta in e una scritta multi output. Questa riga che vedete sostanzialmente è, immaginate sia un cavo di segnale, quindi qua c'è la vostra chitarra sull'input 1 che va direttamente fuori sul multi output. Quindi al momento, come sentite, non c'è niente. È come se la chitarra fosse entrata direttamente in un mixer e fosse uscito l'audio. Allora, prima cosa da andare a fare ovviamente è quella di creare il nostro primo rig con un amplificatore e una cassa. Io sto lavorando adesso con Quad Cortex Modeler, non sto usando i profili potresti trovare già un amplificatore completo di cassa o solo un amplificatore al quale devi abbinare una cassa. Nei modelli, quindi nel modeler invece, stile Fractal, tu hai l'amplificatore che deve essere poi abbinato a una cassa. Dopo i vari effetti, le varie cose restano uguali per tutti, però l'opzione di Quad Cortex è proprio questa, quella di poter avere la funzione di modeler o la funzione di profiler, quindi con diciamo un'immagine statica di un amplificatore già registrato, vero, già registrato. Ok, quindi andiamo a fare un clic sul più e andiamo nella sezione amplificatori. Sezione amplificatori, come vedete ci sono dei ping, delle puntine verdi, perché sono degli amplificatori che io ho già selezionato e che ho provato e che ritengo interessanti, quindi li trovo già in alto nella lista, altrimenti dovrei andarli a cercare, come vedete qui, per ordine alfabetico, ok? Quindi nel momento in cui trovate, adesso ne prendo uno a caso, il Plexi 100 Bright e dite, ah sì, questo l'ho provato, mi piace, cliccate questi tre pulsantini, tre puntini e vedete Pin Model to Top, quindi io selezionandolo la volta prossima lo troverò insieme agli altri che ho già pingato, diciamo così. Ok, ho selezionato il mio amplificatore, quindi doppio clic, ovviamente suona da schifo perché non c'ha una cassa, quindi noi dobbiamo andare a inserire una cassa. Consiglio di andare a matchare casse simili a quelle che potremo andare a matchare nella realtà, quindi se io ho una Plexi Marshall vado a inserire magari una cassa Marshall 4 coni, 1 e 2 coni, o magari vado a lavorare con una Orange, cioè cerco di dare già in partenza un'idea diciamo del mondo reale, di cosa troverei sul mercato quando compro una testata Marshall. Di solito abbinato c'è la sua cassa per sentire come suona. Poi io posso mettere qualsiasi cassa, che sia una Mesa Boogie, che sia una Vox, che sia, certo quello sta al nostro gusto e a sentire un po' le armoniche come risuona, però partiamo diciamo dallo standard così capiamo subito come suona un oggetto. Quindi allora successivamente alla cassa, come vedete qui, vado a cliccare più e vado a scegliermi sulla sinistra cosa voglio inserire. Cosa voglio inserire? Un cabinet, quindi una cassa. Vedete io qua ho già la 4x12 Bright 60 Greenback, sono una 4x12 della Marshall. Questo è un altro modello con, qua ci sono i V30, i coni V30, questa per dire una Mesa Boogie
questa è una 2x12 box, credo, c'è recto, insomma ci sono varie casse. Nella lista degli amplificatori e nella lista che trovate sul manuale di istruzioni sono elencate, comunque anche nel sito degli Neura si trovano queste informazioni, poi magari faremo un riassunto anche di questa tipologia. Allora, andiamo intanto qui, prendiamoci la 4x12 Vintage 30 e qua intanto abbiamo, senza toccare niente, io ho solo selezionato la cassa, già sentite come può suonare questo preset. Ok, da qui possiamo iniziare a modificare i vari parametri, quindi come nella testata qua ho il gain, i bassi, i medi, gli alti, la presence e l'output. Tiro un po' sull'output. Ok, quello è un suono marshallone aggressivo. Da qui iniziamo a dire, ok, voglio tirare giù il gain, iniziare a tirare più sui bassi, abbassare un po' gli alti, tirare un po' giù la presence. Ok, sentite già come cambia il suono. Poi qui cosa posso fare? Ok, andiamo subito a modificarci magari, non so, vediamo come è fatto il cab, vediamo cosa posso modificare e che parametri ci sono. Allora, analizziamo qui. Cosa trovo nella sezione cab? Trovo, qui in alto vedete c'è l'indicazione dei microfoni che sto andando a utilizzare, quindi il Dynamic 57 sostanzialmente è uno Shure, un Beta 57, ma se clicco sopra il menu tendina vedete ci sono il Ribbon 160, il 121, il Dynamic 906, il Dynamic 421 e il condensatore, e oppure posso caricarmi io delle IR. IR sono dei profili di cassa esterni, magari di altro fornitore. In questo caso caricherò l'IR col suo suono e non potrò fare però delle modifiche che vedremo successivamente. Quindi questa è una cosa molto più dinamica che tenta di avvicinarsi al mondo reale di cosa succede con i microfoni quando si va a registrare. Allora teniamoci il Dynamic 57 che ci va bene, qua c'è un Ribbon 160, potremo metterci un condensatore, un Dynamic 421, di solito live, no? Si trova spesso sta formula qui. Allora, quindi adesso suona così. Ok? Muovendo questi pallini vado a cambiare la posizione del microfono sia in termini di asse orizzontale che sulla distanza, quindi un XY. Posso avvicinare il microfono alla cassa, al cono, o spostarlo in distanza dal cono e spostarlo anche sull'asse del cono, quindi al centro o verso l'angolo esterno. Come vedete, quando io muovo questo pallino manualmente, cambiano anche queste manopole, no? Perché potrei fare la variazione anche da qui. Allora, posizione vicina, centro cono. Posizione vicina, scusate, posizione centro cono ma distante. E più, vedete, faccio così e più cambiano i miei parametri. Poi posso anche pampottare un cono a destra, un cono a sinistra se voglio, quindi creare un suono differente destra-sinistra in termini di frequenze. Sentiamo questo intanto. Ah, scusate, posso anche decidere di mutare un microfono per sentire meglio l'effetto del singolo microfono.
Sentito cosa cambia dal centro del cono all'esterno del cono? Anche nel mondo reale è così, non so se avete mai provato, quando andate a suonare dal vivo, se dovete registrare e prendete un microfono e registrate la vostra chitarra, man mano che spostate la capsula cambia il suono percepito, perché il cono lavora in maniera differente. Ok, diciamo che lo vogliamo tenere qui. Spengo questo, accendo l'altro per sentire solo il suono del Dynamic 421, che immagino sia un po' più grosso, un po' più pastoso se vogliamo. Lo spostiamo. Mettiamoli insieme. Ovviamente cambia volume perché si sommano due microfoni. Consiglio, per capire meglio che tipologia di suono sta venendo fuori, di mettere subito un bel riverbero. Un riverbero alla fine mi crea un po' una condizione migliore di ascolto, diciamo, no? Quindi sempre clicchiamo più, andiamo sul nostro menu sulla sinistra, clicchiamo e vediamo l'insieme dei riverberi che sono disponibili. Direi che possiamo andare in un room in maniera molto semplice e andiamo a vedere i parametri. 35% parte come standard, abbassiamo un pelo magari, deck gli diamo molto corto. Questi sono taglio di frequenze alte, taglio di frequenze basse, va bene così. Sentiamo come suona. Ok, già ci dà un'idea migliore della tipologia di suono che stiamo andando a ricercare. Ok, poi andiamo a lavorare ovviamente su quello che è l'ampli. Ok, questo è il classico suono proprio da... no, non da Rolling Stone ovviamente, però bluesaccio, no? Parliamo della classica Marshall aperta. Ok, adesso qui io dico bene, mi sono fatto un suono distorto. Come vedete qui in alto abbiamo le varie lettere A, B, C, D, E, F, G, H. Sostanzialmente queste sono le scene, quindi la possibilità di avere più scene nello stesso preset. Immaginate il vostro preset cos'è? La vostra pedaliera. Immaginate di portare in giro la vostra pedaliera con il vostro ampli e quindi aveste questo set disponibile. Poi accendete e spegnete i vari effetti per crearvi il suono della canzone, il suono del pezzo specifico del brano. La scena è la stessa cosa, quindi il preset immaginate sia il vostro rig che portate in giro e la scena invece è cosa accendo, cosa spengo e in più cosa modifico, perché in questo caso posso modificare anche i parametri dello stesso oggetto, dell'amplificatore o quant'altro, e come diciamo lo salvo nelle varie scene. Quindi nel A potrei avere un clean, nel B potrei avere un distorto, nel C potrei avere qualsiasi altra cosa e quindi con le scene poi riesco a gestire questi diversi passaggi. Attenzione a una cosa per non perdere troppo tempo.
vedete, io vado adesso su B, su C, su D, insomma tutte le scene avranno la stessa cosa che ho appena fatto, quindi questo amplificatore così, questi parametri di cassa e di riverbero. Tanto interessante, sentite, non c'è nessun gap tra una scena e l'altra. Andiamo poi, piccolo trucchetto, quello che uso io è spegnere le cose che non mi servono, tipo io potrei avere un clean e un distorto, o un clean, un crunch, un distorto e un distorto per uno solo su scene diverse. Allora, senza ogni volta dover spegnere questo amplificatore nelle altre scene, io lo spengo adesso subito e vedrete che sarà spento in tutte le altre scene e vado qui sopra questo che è l'on-off dell'amplificatore, tasto destro, assegna a scena. Eccoci qua, questo è interessante, vedete che si crea questo piccolo quadratino. Cosa vuol dire? Che io adesso ho assegnato quel singolo parametro che è on-off alla scena. Adesso se vado in scena 2 per esempio e gli do on, sarà attivo, ma se vado a verificare la scena A di prima è spento e la scena C sarà spento perché io come default gli ho dato amplificatore spento e dopo ho modificato il setting della scena. Infatti vedete che è ancora spento. Questo per evitare ogni volta di dover spegnere l'amplificatore, di trovarsi mentre si sta costruendo un preset con diverse scene ad avere amplificatori accesi piuttosto che effetti accesi e quant'altro, doverli ogni volta spegnere o ritrovarsi che si sia dimenticati di salvare una cosa piuttosto che un'altra. Quindi gli amplificatori, specialmente i compressori e i pedali distorsori, magari potete, appena li inserite, li switchate in off e dopo assegnate la funzione scena allo switch, in modo tale che poi quando vi serve lo accendete e lo salvate in quella scena lì dove lo volete voi. Ok, perché ho fatto questo? Perché allora una cosa vi faccio vedere, vedete, potete spostare facilmente l'amplificatore davanti, dietro, basta cliccare sopra l'icona e spostare la cassa, per dire. Ho fatto questo perché adesso magari io posso pensare di dire benissimo, vado a prepararmi anche un amplificatore per fare un clean o uso lo stesso amplificatore e mi creo un clean dedicato. Allora, per usare lo stesso amplificatore che ho usato per il distorto, quindi nella scena B ho il distorto, voglio usare lo stesso amplificatore per farmi un suono clean nella A, qui devo fare quello che abbiamo fatto prima, quindi assegnare ognuno di questi parametri alla scena, perché se io adesso modifico questo e lo tiro giù, senza assegnargli il parametro di scena, quando andrò sul B, ve lo faccio vedere immediatamente, io adesso da 3,4 voglio andare a 0,9, ok? Se io adesso vado a B vedrò che è 0,9, eccolo qua, perché non gli ho dato il valore di scena. Quindi adesso torno a tirargli su sul B, vado sull'A, lo troverò sempre alto, tasto destro sulla scritta gain, assegna a scena, adesso posso tirare giù il gain, la stessa cosa faccio per gli altri parametri, certo. Quando vedete che c'è questo simbolino qui A, B, C, D, vuol dire che avete dato questo parametro, l'avete assegnato e come vedete diventa bianco alla singola scena. Quindi io adesso posso aumentare qui, tirare su e crearmi diciamo un pulito dedicato. B distorto, A pulito. Ok? Ovvio che è una testata spinta, quindi non è che crea dei pulitissimi, ecco. Bene, ma diciamo che per adesso va bene così. Oppure, se non volete fare tutta questa cosa, aggiungete, adesso spegniamo questo plexi sul canale A, aggiungo un altro amplificatore più pulito. Possiamo aggiungere, che ne so, un Fender, usiamo un Fender, dai, Fender Deluxe.
vibrato. Vedete che ha un po' di crunch sotto. Tiriamo giù il volume, alziamo l'output, vediamo. Non è male. Ma ok, non è il tipo di clean che però si può usare benissimo come esempio. Allora, abbiamo il nostro clean, abbiamo il nostro distorto, quindi adesso se io faccio A, B, ah, ecco l'errore, visto? Cosa è successo? Non ho fatto il passaggio che vi dicevo prima. Allora, qui devo spegnere l'ampli e dopo dargli assegna a scena e adesso lo accendo. Così facendo avrò sull'A questo acceso e sul B sarà spento. Eccolo lì. Quindi ampli A. Ok, poi ci si regola con i volumi ovviamente. Ok, quindi qua ci siamo creati un pulito e un distorto. Allora, cosa ci può interessare? Sicuramente un delay ci può interessare un chorus magari e davanti un boost, un pedalino distorsore, magari un compressore. Lo stesso procedimento, quindi qui andiamo, clicchiamo più, andiamo in delay, eccoli qui, prendiamoci, potete prendere il classico dual delay, prendiamo un dual delay. È in sync in questo momento, un quarto, un ottavo puntato che è lo standard, ok? E qui decidiamo un po' poi che feedback, quale il volume diciamo del mix, il crossover delle due parti, sposta un pochettino, no? E poi decidere se in questo dettaglio se dargli il dynamic mode, sostanzialmente il ducking che va a ridurre di x decibel il volume del delay mentre io sto suonando, quindi me lo fa sentire quando smetto e allora gli do l'attacco, il release, la piega, piuttosto che dargli l'high pass, il low pass. A me piace sentire ripetizioni anche alte, quindi lo tiro pure su. Gli posso dare anche un po' di chorus in questo caso. Posso tirarlo su. Se tiro su il livello di mix, ovviamente si tira molto più delay. Ok? Benissimo, allora poi dicevamo mettiamoci un chorus, poi faremo magari dei video specifici per le varie tipologie di effetti, così andiamo ad analizzare tutti i parametri che ci sono in un determinato effetto, delay, chorus, e quindi andremo a vedere come usarli al meglio. Un chorus andiamo in modulation, tac,
e ci cerchiamo un buon chorus. Dream chorus, che è molto particolare, dual chorus. Prendiamo questo. Ah, interessante, qui c'è, non avevo mai visto sinceramente, il wet dry, cioè un canale mi va in wet e un canale invece mi viene lavorato col chorus. Un po' come faceva Gilmour, che lavorava con il chorus che andava su un amplificatore e nell'altro amplificatore c'era un segnale più dritto. Interessante. Potete schiacciare anche l'invio della vostra tastiera per confermare quello che avete appena fatto. Ok, altra cosa, attenzione, adesso io lo spengo cliccandoci 2 volte sopra, ok, lo accendo, lo spengo, oppure qui, e anche stavolta vado a dargli tasto destro assegna scena, in modo tale che non me lo ritrovo acceso su tutte le varie scene. Il delay dipende, potete attaccarlo magari a un pedale d'espressione e quindi decidere di averlo sempre acceso e aumentare e diminuire il mix dell'effetto in questione. Però per il momento facciamo la stessa cosa, anzi dicevamo spegniamo assegno alla scena e dopo lo attivo, eccolo qua. Per chi non sapesse, il rate è la velocità dell'oscillazione del chorus e il depth è quanta oscillazione, quindi quanta variazione di pitch deve avere il suono. Ok, un consiglio che non vi ho detto, torniamo sul cab. Nel cab abbiamo visto che ci sono, diciamo, la possibilità di modificare le posizioni dei microfoni, i microfoni e pampottare eventualmente destra e sinistra. Sulla pagina 2 qui in alto c'è il taglio di frequenze e andiamo subito a tagliarci tutto quello che è sopra gli 8000 e tutto quello che è sotto gli 80. Questo per evitare di andare a occupare frequenze fastidiose che poi dal vivo in registrazione potrebbero veramente dare noia. E quindi miglioriamo già in partenza il nostro suono. Ci sono amplificatori che suonano molto di più sulle alte, allora così preserviamo il tutto. Quindi abbiamo fatto pulito, un distorto, andiamo ad aggiungere un compressore che ci sta sempre bene sui puliti, quindi più andiamo in compressor, eccoci qua. Ci prendiamo il classico CS3 che è standard, che è il nostro boss, vediamo come lavora. Ok, anche forse troppo, però questo non è un video dedicato al facciamo il suono migliore del mondo, è come si lavora con questa macchina. Benissimo, facciamo la stessa cosa per non ritrovarci
il compressore attivo su tutti i canali, lo spengo, adesso gli do tasto destro, assegna a scena e lo attivo, quindi sarà attivato solo su questa scena. Scena 2. Sulla scena 2 voglio delay, allora lo attivo e magari lo voglio diverso. E allora in questo caso anche qui torniamo a lavorare con tasto destro sul mix per dire e lo metto al 26%. Così mi resta dietro stile riverbero ma non mi dà fastidio. Ok, diciamo che sono contento con questo suono di ritmica, però vorrei avere un po' di boost in più. Allora mi faccio magari un'altra scena, benissimo. Sulla scena adesso C ho questa situazione qua che è tutto spento, perché? Perché mi ero premurato prima di spegnere tutto. Ma io potrei dire a me va bene questo ampli qua, mi va bene tutto, perché mi va bene che c'è già il delay attivato, allora facciamo che lo voglio copiare e me lo voglio mettere già pronto dall'altra parte. Allora, eventualmente dalla macchina potete dire copia scena da B a C. Qua non c'è. C'è sulla macchina, diciamo, ci sono questi tre puntini anche sulla macchina e voi potete dire copia scena da B a C. E lui ti dice qual è la destinazione e bisogna schiacciare il pedale C e lui te la copia nel banco C. Infatti eccolo qua, non so perché sul Cortex Control non ci sia sta funzione, lo aggiorneranno perché è venuto fuori dopo. Comunque, cosa volevo aggiungere qui? Magari un distorsore da fare un boost, quindi andiamo qui e ci prendiamo quello che vogliamo. Allora andiamo su questo Miss Drive che sostanzialmente è la replica del clone. Sentite che aumenta come nel mondo reale il fruscio. Spegniamo. Questo è il Marshall. Adesso gli diamo, diciamo, un solo, no? Allora tiriamo magari gli alti un po' giù, aumentiamo il livello per boostare di più la testata. Ancora un po' chiaro, facciamo così. Ok, gli abbiamo dato, ci vogliamo dare anche un po' di gain. Benissimo, lo spegniamo qui, gli diamo tasto destro, assegna a scena e lo possiamo attivare. In questo caso specifico, essendo una scena completamente diversa, potrei anche decidere di cambiare i parametri del mio amplificatore. Non ho nessun problema a modificare perché vedete c'è già l'assegnazione alla scena, quindi non vado a modificare o chiamiamo danneggiare scene precedenti. Ok, questo era per avere un'eventuale altra opzione. Ok, diciamo che così abbiamo creato un e dopo un po' distorto. Ok? Bene, quindi qua possiamo vedere come
abbiamo creato i primi 3 suoni in un'unica riga. Ultima cosa che vi posso dire interessante sui vari effetti, prendiamo per dire il distorsore qui. Abbiamo assegnato on-off a una scena, bene, assegniamogli anche la tipologia di gain, di livello e quant'altro, benissimo. Adesso io qui posso andare a cambiare questo in modo tale che nella scena A questo clone avrà questi parametri e sarà spento magari, no? Perché? Perché lo voglio attivare con i miei pedali come se fosse uno Stombox, quindi in maniera indipendente da un pulito voglio poter attivare il mio pedalino, diciamo, distorsore. Come faccio? Vado qui sui miei 3 puntini, clicco e mi dice assegna a foot switch. Ah sì, ok, quale foot switch? Io per dire lavoro in hybrid mode di solito con la pedaliera e tengo i preset in alto, le scene in basso e cliccando i 2 pedali insieme vado alla fase stomp, quindi uso tutti i switch A, B, C, D come singoli pedalini. Allora il distorsore magari me lo metto di solito io me lo tengo giù basso, sul E e sull'F, ho 2 distorsori abitualmente, lo metto sull'E. Così facendo, adesso sono con la mia pedaliera, vi si illuminerà del colore del pedale, quindi del blocco, la pedaliera e potete decidere di attivare o disattivare. Di solito abbino tutto quello che mi serve, tipo il compressore lo metto sull'A, il delay lo metto di solito sul G, il reverb lo lascio sempre attivo, questo di solito di solito lo tengo su in alto su C, chorus, e basta, ho tutto. Quindi io qui al momento posso decidere di togliere delay, togliere chorus, togliere compressore. Ok? Quindi abbiamo dato a tutti i nostri pedali, a tutti i nostri diciamo blocchi effetti, un pedale per poter essere attivato e disattivato. Poi i pedali espressioni andremo a vedere in un altro video dedicato magari al pedale espressione, al wah-wah, al whammy e a queste scene qui. Ok, direi che per oggi è tutto. Abbiamo creato il nostro primo rig, la nostra prima catena che ci permette già di lavorare con 3 suoni e come vedete abbiamo usato un'unica riga, ne abbiamo 4, ecco. Pensate quante cose si possono fare. Ovviamente bisogna poi valutare come gestire gli amplificatori, i segnali, abbiamo già fatto un video sul routing, comunque da qui in poi iniziamo poi a analizzare tutte le opzioni possibili, quante cose si possono fare con questa macchina. Se quello che hai visto ti è interessato e vuoi saperne di più, clicca qui sotto, iscriviti al canale e sarai informato appena usciranno nuovi video. Ci vediamo presto, ciao!